Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su SharePoint in cui andremo a vedere come inserire e modificare i contenuti di una lista. Anche in questo caso tratteremo l'argomento in maniera veloce perché poi questo argomento sarà trattato nell'ultima lezione di questa sezione in maniera molto approfondita con una lezione lunga sia sulla costruzione che sull'inserimento dati nelle liste. Però, come abbiamo fatto già precedentemente, andiamo a costruire un po' l'architettura del nostro pensiero per inquadrare l'argomento, per poi andare ad approfondire i singoli punti. Quindi andiamo ad aprire questa diapositiva dove troviamo un ulteriore indice, quindi vedremo come modificare un elenco, quindi come aggiungere una nuova riga ad un elenco e come modificare una riga che già esiste. Dopodiché vedremo anche come aprire una pagina già creata in modifica. Quindi spostiamoci su SharePoint. Io ho già preparato una lista di cui dispongo in questo sito Cardiology Congress, il budget dell'evento del congresso, e quindi qui faremo queste due piccole operazioni di aggiunta di una nuova riga e di modifica di una riga esistente. Quindi per aggiungere una nuova riga è sufficiente cliccare su nuovo, ci si apre questa schermata dove tutti questi campi corrispondono alle righe dell'elenco. Quindi categoria di costo possiamo mettere pulizie, specifica sala evento, importo 1000, IVA 22, fornitore Y, IBAN, IT, eccetera, eccetera. Scadenza di pagamento 30 ottobre 2025, perché qui ho supposto che il congresso si tenga a settembre 2025. Pagato, qui non mettiamo niente, si metterà la spunta quando questo servizio verrà pagato. Qui si possono aggiungere gli allegati, altra cosa che vedremo molto rapidamente in una lezione a venire. Dopo aver inserito tutti i campi andiamo a cliccare su salva e come puoi vedere qui si è generata la nuova riga in SharePoint, molto semplice. Per modificare una riga invece basta posizionarsi qui accanto, quando compare questo cerchietto si va a selezionare la riga e si clicca poi su modifica. Ci si apre un ambiente analogo a quello di prima, dove però c'è anche la possibilità di scrivere dei commenti e di menzionare delle persone che ovviamente verranno subito notificate. Per esempio io posso andare a menzionare qualcuno che fa parte di questo gruppo Office 365. Come vedi, se io menzionassi William, lui riceverebbe immediatamente una notifica alla sua mail di Outlook, ovviamente relativamente a questa riga di SharePoint, che potrebbe vedere se fa parte del sito SharePoint. Quindi andiamo a fare una piccola modifica, qui l'importo mettiamo da 1000 a 1500, ovviamente come si può modificare l'importo si può modificare qualsiasi altra cosa. Dopo aver apportato tutte le modifiche che vogliamo, clicchiamo su salva e come vedi qui è modificato l'importo da 1000 a 1500. Avevamo anche detto di voler vedere come si apre una pagina del sito in modalità modifica, quindi andiamo in pagine, apro questa pagina che già esiste, programma evento, la pagina si apre, questa è la pagina che tutti i membri del sito SharePoint possono vedere e soltanto quelli che hanno l'autorizzazione a farlo possono modificare. Come? Cliccando qui su modifica. Cliccando su modifica la pagina, come vedi, ci si è aperta in struttura, quindi qui per esempio andando a cliccare su questo puntino ci si aprirà la possibilità di inserire testi, immagini, file, collegamenti esterni. Come vedi qui c'è l'icona di YouTube, si potranno creare delle sezioni, delle web part, come vedremo approfonditamente nella sezione che è dedicata a questo argomento. Quindi torno alla diapositiva iniziale e chiudo qui questa lezione. Nella prossima lezione andremo a trattare di questi due punti congiuntamente, che sono molto rapidi, cioè come sfruttare il meccanismo della modifica rapida e come inserire un allegato in una lista SharePoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!